Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. La mia proposta di oggi è questo scaldacuore, un capo incrociato, io adoro molto gli incrociatini, che è realizzato a 3 pannelli. Quindi dapprima si costruisce uno dei pannelli del davanti, l'altro poi, che è esattamente identico perché i pannelli sono lavorati a specchio, poi si realizza il pannello del dietro, si assemblano i pannelli partendo appunto dalla cucitura dapprima delle spalle e poi dei fianchi, e successivamente si lavorano le maniche in tondo. Per le maniche io ho scelto questo freschissimo punto fantasia a rete. Il punto fantasia dei pannelli conferisce una texture molto bella e particolare e sicuramente è valorizzata dal filato prescelto. Infatti io ho utilizzato questo bellissimo verde menta chiaro, verde brillante, un verde Tiffany chiaro, e da un filato molto bello e lucido ho utilizzato il silk bambù di Ispe filati, che ha una composizione di 30% seta e 70% bambù. Nell'etichettatura è consigliata la lavorazione con uncinetto 3,5-4. Io ho scelto di lavorare con l'uncinetto principalmente del numero 4, perché poi il punto, vedete, è un punto che ha bisogno di respiro, quindi non deve essere stretto da una lavorazione con un uncinetto piccolo, ma bisogna appunto dargli respiro. La lavorazione poi diventa molto bella elastica e il punto appunto che ne risulta è davvero molto molto carino. Il mio incrociatino scaldacuore pesa 320 grammi. Dipenderà anche molto dalla lunghezza anche che vorrete ottenere, perché se lo volete appunto con una linea più corta da portare con i pantaloni a vita alta, sicuramente lo farete più corto e vi servirà meno filato. Se invece lo volete un pochino più lungo, ecco che vi servirà magari quel gomitolo in più. Il filato per 50 grammi ha un metraggio di 125 metri, quindi vi consiglio eventualmente appunto di acquistarne 7 gomitoli per una taglia SM, per essere sicuri di averne a sufficienza, e naturalmente un gomitolo in più per le taglie superiori. Avrete bisogno quindi di un uncinetto numero 4 e, come al solito, di metro, forbici, segnapunti e un ago da lana per le cuciture. Il filato è lo stesso che io ho utilizzato per il cardigan vanilla, un cardigan davvero molto romantico con questo punto fantasia molto molto bello, che abbiamo e stiamo realizzando assieme in un gruppo Facebook, perché appunto richiede una lavorazione abbastanza, cioè, diciamo, più impegnativa del solito, e quindi delle video lezioni un pochino più lunghe. Il filato mi è piaciuto molto perché davvero, come vedete, regala una trama molto morbida, molto fresca e molto leggera, e quindi l'ho riutilizzato anche per questo progetto. In alternativa potete sempre comunque utilizzare un cotone, un 100% cotone. Naturalmente vi consiglio sempre di fare magari una campionatura prima, sicuramente anche del primo pezzettino di lavorazione della spallina, per vedere anche come si comporta il tessuto, per vedere l'elasticità che ha, se resta abbastanza rigido o compatto, o se voi dovete utilizzare eventualmente un mezzo numero più grande di uncinetto per dargli morbidezza, se avete appunto una tensione di lavoro particolarmente stretta, o viceversa, se avete una lavorazione molto molto larga, potete appunto andarla a restringere con un uncinetto di mezzo numero più piccolo. Quindi si fa sempre un campione di lavoro quando si inizia un progetto, soprattutto appunto della lavorazione del punto fantasia principale, per vedere anche l'elasticità e la trama che ne risulta appunto del campione, per regolarsi un attimino.
Ora vi spiego un attimino com'è la costruzione di questo incrociatino e vi ricordo prima di iniziare di iscrivermi al mio canale YouTube e di attivare la campanella per non perdere appunto i video successivi che arriveranno e di lasciare un pollice in su anche al video se naturalmente vi è piaciuto. Mi trovate anche su Facebook, quindi vi invito a seguire la mia pagina Facebook, ad entrare nel mio gruppo Facebook Il Filo Rosso. Sotto al video trovate tutti i link per condividere i progetti del Filo Rosso e sono anche sulla piattaforma di Ravelry dove potete trovare pubblicati alcuni miei pattern. E su Ravelry trovate anche il pattern di cardigan Vanilla. Si partirà a realizzare dapprima un anteriore partendo dalla base, quindi qui dalla parte alta, dalla spallina. Creeremo una diagonale facendo degli aumenti, vedete, scenderemo, mentre da questo lato la diagonale con degli aumenti crescerà. Qui lavoreremo per un certo pezzettino dritti senza realizzare aumenti e poi andremo a creare appunto la scanalatura per lo scalfo delle braccia. Continueremo a lavorare la diagonale fino all'altezza appunto necessaria per realizzare poi l'incrocio e ad un certo punto ci fermeremo con la diagonale e lavoreremo un altro pezzettino con giri di andata e di ritorno. Allo stesso modo realizzeremo l'altro laterale, vedete, quindi sempre partendo dalla base, creando con degli aumenti la diagonale, lo scalfo e poi tale quale identico all'altro a specchio, perché poi vedete i laterali, i due anteriori, quando andremo ad indossarli si presenteranno così sovrapposti in questo modo. Quindi questa sarà la spallina, la nostra base di partenza, che lavoreremo con giri di andata e di ritorno. Un lato rimarrà sempre dritto, quest'altro lato invece avrà degli aumenti regolari, in modo che formerà appunto questa diagonale. La diagonale appunto continuerà con gli aumenti, ad un certo punto ci fermeremo per creare appunto questa sfasatura che sarà appunto lo scalfo e dopodiché andremo a continuare la lavorazione da una parte della nostra diagonale, vedete, della diagonale, e qui invece si lavorerà dritto fino alla fine. A un certo punto cesseremo con gli aumenti e andremo a lavorare un altro pezzo soltanto con giri di andata e di ritorno, quest'ultima fascia di rettangolo. Nel mio caso la base della spallina ha una larghezza di 5 cm. L'altezza dalla base della spallina fino a dove ho il marker, quindi il punto dove ho terminato di lavorare dritto ed ho iniziato a creare la sfasatura per lo scalfo, quindi questa parte qui misura 19 cm e mezzo. Giusto indicativamente per darvi delle misure, la mia diagonale misura 46 cm. Dalla fine della diagonale alla base appunto dello scaldacuore io ho lavorato per altri 10 cm. Ho lasciato un attimo in sospeso in questo momento la lavorazione perché poi farò una prova per vedere se sono sufficienti o se dovrò allungare, perché appunto non ho ancora concluso adesso il mio scaldacuore. E sempre indicativamente dallo scalfo alla base, perché appunto non so se continuerò a lavorare ancora o se mi fermerò, intanto l'ho lasciato in sospeso. In questo momento ho lavorato per 26 cm. Comunque poi la base, cioè la lunghezza, si può appunto variare a scelta in base se si vuole indossare più corto per portarlo con un pantalone a vita alta o una gonna, oppure se lo vogliamo portare leggermente più lungo. Successivamente sono andata a creare il pannello del dietro, partendo da prima a realizzare una spallina, quindi un pezzettino che da questa parte scende dritto e da quest'altra
da quest'altra parte ho creato appunto una sfasatura con degli aumenti, poi mi sono fermata, sono andata a creare il secondo pezzettino di spallina e poi ho unito le due spalline creando una catenella qui centrale e proseguendo appunto con dei giri di andata e di ritorno del punto fantasia, scendendo dritta senza più fare aumenti fino a che non ho raggiunto il punto degli scalfi, vedete, e da qui ho fatto degli aumenti per ogni lato, gli aumenti appunto necessari per avere la corrispondenza dei pannelli degli anteriori e quindi per avere la stessa ampiezza. Una volta completati i miei aumenti sono scesa a lavorare dritta per tanti centimetri, tanti quanti sono quelli degli anteriori. Vedete che la trama del tessuto che si viene a creare è veramente molto morbida, ha una bellissima cadenza. Vedete, se io vado a sovrapporre il mio anteriore, in questo momento io devo ovviamente ancora effettuare le cuciture ed ho le stesse appunto dimensioni di spalline, gli stessi centimetri di lunghezza fino alla spalla, la stessa diagonale per lo scalfo delle braccia e ovviamente ho lavorato gli stessi centimetri adesso di lunghezza fino alla base e così anche quando vado a sovrapporre praticamente anche l'altro mio anteriore devo avere appunto naturalmente le stesse dimensioni, in questo modo, vedete. Dopo, quando andrò a fare le cuciture, qui andremo ad attaccare un laccetto e quando cucirò il fianco da questa parte lascerò un buchino, quindi quando andrò cucirò praticamente un fianco e poi dall'altra parte io qui attaccherò appunto un laccetto. Qui quando effettuerò la cucitura e poi lo vedremo assieme, nella cucitura di questo fianco lascerò uno spazietto, un buchino per andare ad estrarre il laccetto dell'incrocio dello scaldacuore, che poi girerà dietro alla mia schiena e si ricollegherà al laccetto della parte su davanti dove andremo a fare il nostro fiocchettino, ma quello lo vedremo successivamente. Quindi una volta che ho realizzato poi i miei pannelli partirò a fare le cuciture dapprima delle spalle e poi dei miei fianchi, naturalmente lasciando mobile l'apertura centrale. Il video tutorial si impronta sulla realizzazione, come ho detto, di una costruzione per una taglia 42-44. Per le taglie più grandi potete fare come ho fatto io. Io del resto appunto sono partita a realizzare questa maglia partendo da una canotta che avevo a casa e quindi costruendola proprio sulla base della canotta che avevo, prendendo la misura di base della spallina, cercando di campionare più volte, di realizzare gli stessi centimetri e mano a mano di modellarla proprio in base alla mia linea, e non è difficile. Io da sempre, da quando ho iniziato a uncinettare, poiché desideravo appunto realizzare capi per me e farmeli su misura, sono sempre appunto partita costruendomeli mano a mano, strada facendo, quindi credetevi che non è difficile e una volta che avrete preso il via avrete le basi appunto di partenza, avete acquisito l'esperienza per farlo per tantissimi altri modelli. Non mi sento di darvi appunto delle misure di catenelle eccetera per altre taglie perché non sono state testate appunto da persone che hanno appunto taglie più grandi o più piccole rispetto a questa, però insomma ci si può arrivare, credetemi, tranquillamente. Con l'uncinetto del 4 o se volete del 4 e mezzo, solo per realizzare la catenella, lavoriamo una catenella di 9 maglie. Allora, o le fate con l'uncinetto del 4,5 oppure con l'uncinetto del numero 4 in modo molto morbido. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Io le ho lavorate con l'uncinetto del numero 4 molto morbide. Quindi a partire dalla seconda catenella dell'uncinetto, quindi 1 e 2, lavoro a maglie basse. Quindi una maglia bassa su ogni catenella di base
e realizzo un totale di 8 maglie basse. Realizzate le mie 8 maglie basse, inizio a lavorare il mio primo giro del punto fantasia, in questo caso senza aumenti. Quindi una catenella, giro il mio lavoro, quindi sulla prima maglia di base, quindi non considerando la catenella che ho appena realizzato perché è quella che mi crea l'angolino, realizzo sulla prima maglia di base una maglia bassa e sulla successiva una maglia alta. Alterno tutta la lavorazione della riga in questo modo: una maglia bassa sulla maglia di base successiva, quindi maglia bassa, e su quella successiva una maglia alta, una maglia bassa e una maglia alta, maglia bassa, e nell'ultima maglia di base realizzo una maglia alta. Tutta la lavorazione si svilupperà lavorando a maglie basse e maglie alte alternate. Ovviamente nei giri adesso andrò a sfasare le maglie, nel senso che adesso ho appena lavorato alla fine una maglia alta, faccio una catenella, giro il mio lavoro, sopra le maglie alte lavorerò maglie basse e sopra le maglie basse lavorerò maglie alte, quindi lavoro in modo alternato le maglie delle basi sottostanti. Quindi ho fatto una catenella, ho girato il mio lavoro, entro nella prima maglia di base dove ho sotto la maglia alta e faccio una maglia bassa. Nella maglia sottostante una maglia bassa e io vado a fare una maglia alta. E alterno la lavorazione ripetendo fino alla fine, alternando la maglia bassa e la maglia alta. Maglia bassa e maglia alta, maglia bassa, e nell'ultima maglia di base vado a fare il mio primo aumento, quello che mi creerà la diagonale dello scaldacuore. Quindi, poiché ho lavorato ora una maglia bassa, nell'ultima maglia vado a fare maglia alta, sempre nella stessa maglia maglia bassa e sempre all'interno della stessa maglia di base maglia alta. Quindi ho creato il mio primo aumento. Una catenella, giro il mio lavoro, nella seconda maglia di base, poiché l'ultima maglia realizzata è una maglia alta, vado a fare maglia bassa, nella maglia di base successiva vado a fare una maglia alta e alterno maglia bassa e maglia alta, maglia bassa e maglia alta, maglia bassa e maglia alta, maglia bassa. Nel lato dritto si termina sempre con una maglia alta, il lato appunto che viene dritto della parte della spalla. Sempre una catenella, quindi giro il mio lavoro e ripeto la lavorazione: maglia bassa, maglia alta, maglia bassa e maglia alta, maglia bassa e maglia alta, maglia bassa e maglia alta, maglia bassa, e nell'ultima maglia realizzata di base vado a fare all'interno dello stesso punto di base, vado a fare una maglia alta, una maglia bassa ed una maglia alta, perché vado a creare l'aumento della mia diagonale. Di nuovo una catenella, giro il mio lavoro e lavoro nella seconda maglia dell'uncinetto, quindi una maglia bassa e sulla maglia successiva una maglia alta, una maglia bassa, una maglia alta,
una maglia bassa, una maglia alta. Quindi come vedete in questo giro non faccio aumenti e lavoro le maglie come si presentano alternandole, così. Nel giro successivo invece alla fine, vedete, concludo sempre intanto con una maglia alta, faccio la mia catenella, giro il lavoro e parto sempre a lavorare una maglia bassa che poi vado ad alternare con la maglia alta, in questo modo, maglia bassa e maglia alta, maglia bassa e maglia alta. Quando arrivo alla fine del giro, vedete, ho terminato con la maglia bassa, mi resta una maglia. Nell'ultima maglia farò sempre l'aumento, lavorando sempre maglia alta, maglia bassa e maglia alta. Nel giro di ritorno si fa sempre la catenella e non si effettuano aumenti, ma si lavora la base alternando la maglia bassa e la maglia alta su ogni maglia di base disponibile. Termino sempre il giro del lato che viene dritto con una maglia alta, una catenella, giro il mio lavoro e riparto sempre lavorando maglia bassa alternando alla maglia alta, maglia bassa e maglia alta. E quando arrivo alla fine del giro, dove devo creare la diagonale, nell'ultima maglia lavoro sempre maglia alta, maglia bassa e maglia alta all'interno dello stesso punto di base. Quindi vedete che con il bianco appunto si vede meglio, con il panna, che questa è la mia spallina che cresce. Io ho una mano di lavorazione abbastanza morbida. Per chi avesse una mano di lavorazione stretta può anche lavorare con l'uncinetto del 4,5. Il filato è sottile, quindi è lavorabile tranquillamente con l'uncinetto del 3,5, ma poiché questo punto è parecchio fitto, possiamo ammorbidire, per chi ha una mano di lavoro stretta, possiamo ammorbidire la lavorazione e renderla più fluida utilizzando un uncinetto di mezzo numero, anche più grande rispetto appunto a quello che ho utilizzato anch'io. Quindi vedete un attimino voi come vi riesce, fate una campionatura, perché poi nell'indosso il tessuto, i pannelli devono risultare, vedete, belli morbidi, e alla cadenza appunto deve esserci questo bel drappeggio lineare appunto che si viene a creare. Vedete come la lavorazione cresce, quindi con un lato, da un lato non effettuiamo aumenti e quindi resta il margine diritto, e dall'altra parte a giri alterni, come abbiamo visto, facciamo gli aumenti per creare questa diagonale. Trovo che venga molto bene e molto raffinato anche in questo colore avorio che è il 116, se non vado errato, sì, il 116, e vedete anche come utilizzando un colore piuttosto che un altro possiamo rendere un capo insomma più frizzante e sportivo, magari lavorato in verde, e più sobrio e più elegante lavorato con questo color burro, questo color avorio molto bello.
Allora vi consiglio di avere carta e penna a portata per segnarvi ogni giro, perché poi quando andrete a lavorare l'altro pannello andrete a smarcarvi giro per giro i passi di lavoro, i vari passaggi di lavoro e anche appunto quanti giri esattamente avete lavorato. È molto importante per avere una lavorazione precisa, dettagliata e che appunto si presenti poi lavorata a specchio perfettamente uguale per i due pannelli. Quindi vi dico, nel mio caso, per la mia taglia, per creare appunto un lato qui nel lato dritto, che è quello appunto che va a cingere la spalla, che è di 19 centimetri, ora vi dico quanti giri ho lavorato fino a qui prima di andare a creare la scanalatura appunto che andrà ad abbracciare appunto qui l'ascella. Perciò adesso vi dico per quanti giri ho lavorato e andremo naturalmente a continuare sempre per un altro po' la lavorazione della diagonale e invece andremo a creare da quest'altra parte con degli aumenti quest'altra piccola diagonale per lo scalfo. Allora, considerando come primo giro di lavorazione il giro dove ho creato le prime 8 maglie basse, quindi il mio primo giro è quello dove ho creato la base di 8 maglie basse, ho lavorato per 27 giri e nel 27esimo giro io ho esattamente 32 maglie di base e facciamo finta che questo sia il 32esimo giro che vado a finire con gli aumenti. Vedete, faccio i due aumenti, quindi maglia alta, maglia bassa e maglia alta. In questo 27esimo giro mi troverò 34 maglie di base. Ora vado a lavorare il 28esimo giro e poiché l'aumento l'ho fatto qui, nel 28esimo mi giro con una catenella e vado a lavorare le maglie come si presentano. Quindi maglia bassa, nella successiva maglia alta, nella successiva la maglia bassa, nella successiva la maglia alta e così via fino alla fine. Però in questo 28esimo giro, nel mio caso 28esimo, io qui andrò a creare adesso un aumento per creare appunto questa parte, questa stondatura che sarà appunto la mia ascella. Alla fine di questo 28esimo giro mi devo trovare con 36 maglie di base. Giro il mio lavoro e proseguo a lavorare maglia bassa alternata a maglia alta fino alla fine del giro, fino a che appunto non incontro la diagonale. E quando ho lavorato tutto il mio giro e mi resta una maglia, lavoro l'aumento, quindi maglia alta, maglia bassa e maglia alta all'interno dello stesso punto di base. Quindi la mia diagonale a giri alterni continua ad essere lavorata con gli aumenti. Perciò faccio una catenella, giro il mio lavoro e riprendo la lavorazione maglia bassa e maglia alta alternata, maglia bassa e maglia alta alternata. Sto lavorando il mio 30esimo giro, qui vedete la mia diagonale e alla fine faccio un altro aumento per creare la diagonale qui dell'ascella. Quindi ho lavorato una maglia bassa e nell'ultima maglia lavoro maglia alta, maglia bassa e maglia alta. Per quanto riguarda gli aumenti della parte appunto dell'ascella, io ho finito, quindi con soli 2 semplici aumenti vado a realizzare appunto questa piccola diagonale che serve appunto ad abbracciare nella parte del sottobraccio, quindi a creare questa linea.
Pertanto continuo la lavorazione adesso con giri di andata e ritorno, dove qui continuo a lavorare creando il bordo dritto, quindi scendendo a lavorare dritto, quindi qui non farò aumenti, e qui invece a giri alterni continuerò a lavorare la mia diagonale. Pertanto, terminati gli ultimi aumenti qui della parte del sottoascella, faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo a lavorare maglia bassa e maglia alta alternate, maglia bassa e maglia alta alternate, maglia bassa e maglia alta. E quindi quando termino il mio giro e mi resta l'ultima maglia da lavorare, lavoro nell'ultima maglia, maglia alta, maglia bassa e maglia alta. Quindi ho effettuato l'aumento, una catenella, giro il mio lavoro e lavoro questo giro senza aumenti. Quindi continuo a lavorare a giri alterni ora, effettuando l'aumento solo nella diagonale dell'anteriore, in questo modo. E alla fine del giro qui concludo con una maglia alta e basta, perché adesso il mio lato deve scendere dritto. Quindi catenella, giro il mio lavoro, ho appena lavorato sotto la maglia alta, perciò maglia bassa e riparto con l'alternanza delle maglie. E qui poi procederò con l'aumento. Vedete ora come adesso io qui l'ho lavorato su un campione naturalmente, però vi ho fatto vedere in piccolino come appunto realizzare con questo passaggio anche la stondatura qui del sottoascella. Quindi vedete, questo è il risultato che poi si viene a creare diagonale e poi la parte che scende dritta. Io dal primo giro, considerando il primo giro giro di maglie basse, ho lavorato fino a qui, quindi fino alla fine della mia diagonale, per 49 giri esattamente, totalizzando quindi qui, in questo punto, vedete qui ho finito l'ultimo aumento, ho realizzato quindi qui, alla fine del mio ultimo aumento, avevo un totale di 64 maglie. Una volta che appunto ho realizzato, sono arrivata a questo punto, quindi lavorando 49 giri con 62 scusate, maglie di base, e questo appunto vi dovrete annotare bene tutti i giri con carta e penna, ho continuato la lavorazione con giri di andata e di ritorno senza aumenti. Naturalmente potete fare anche una prova della vestibilità della vostra maglia. Adesso questa appunto mi veste un 42 circa, e potete appunto anche basarvi appoggiandola su una maglia che avete già esistente, per vedere un po' anche le dimensioni o che diagonale, se siete anche un po' più piccoline, la taglia S, quindi lavorerete una diagonale più piccola. Per le taglie più grandi ovviamente la diagonale continuerà, ma avrà anche delle maglie di base diverse di partenza naturalmente. Quindi una volta appunto che ho realizzato i miei 49 giri e 62 maglie di base, mi sono fermata e ho continuato la lavorazione dritta. E ho lavorato per circa 10 cm. Adesso ho tenuto appunto un attimo in sospeso, perché poi quando andrò a montare i pannelli, ad assemblare tutto, vedo se è sufficiente appunto indossata la lunghezza, o se mi va bene appunto, o se lavorare qualche centimetro in più. Ora andiamo a vedere come realizzare il pannello del dietro, partendo prima da una spallina, poi dall'altra, e poi assemblando i due pezzi insieme, andando a realizzare sempre la diagonale per il sottobraccio,
che come avete visto è semplicissima. Qui l'abbiamo realizzata soltanto con 2 semplici aumenti, sono stati necessari, e poi con giri di andata e di ritorno si procederà appunto alla lavorazione semplicissima di maglie alterne, maglie basse e maglie alte. Come vedete il punto ha una lavorazione davvero molto semplice, ma la texture che dà questa lavorazione, questo semplice punto fantasia, la trovo veramente molto bella e raffinata. Creiamo la prima spalletta. Avviamo 8 catenelle più una e realizziamo 8 maglie basse, quindi partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto realizziamo 8 maglie basse. Una catenella, giro il lavoro e, come abbiamo visto anche per gli anteriori, lavoro a maglie alterne, quindi una maglia bassa e una maglia alta. Quindi ve lo faccio vedere in velocità perché l'abbiamo visto anche prima per l'inizio dei laterali, e nell'ultima maglia del giro andiamo a fare l'aumento, quindi maglia alta, maglia bassa e maglia alta all'interno dello stesso punto di base. Lavoro il giro di ritorno facendo una catenella e lavorando senza aumenti, quindi maglia bassa, maglia alta, quindi lavorando le maglie alterne così come si presentano, ovviamente sfarsandole a quelle del giro sottostante. E nel quarto giro ho concluso con la maglia alta, faccio una catenella, giro il mio lavoro, questo è il lato che non subisce aumenti, quindi quello dritto, e lavoro sempre a maglie alterne, quindi maglia bassa, maglia alta, fino alla penultima maglia di questo quarto giro. E alla fine, dopo aver lavorato la maglia bassa, mi resta una maglia da lavorare dove faccio l'aumento, maglia alta, maglia bassa e maglia alta. Ecco, questa qui è la mia spallina. Adesso vado a crearne, lascio un attimo in sospeso e vado a crearne un'altra tale quale identica. Dell'altra spalletta però che vado a creare faccio soltanto 3 giri, quindi creo le 9 catenelle, realizzo le 8 maglie basse il primo giro, nel secondo giro lavoro alternato una maglia bassa, una maglia alta, una maglia bassa, una maglia alta, e alla fine vado a fare il mio aumento, e questo è il secondo giro, e poi lavorerò il terzo giro a maglie alte e maglie basse come si presentano. Quindi mentre una spallina la lavoro con praticamente gli aumenti nel secondo e nel quarto giro, per l'altra spallina mi fermo al terzo giro, quindi farò soltanto un aumento e vi faccio vedere perché. Quindi completo l'altra spallina con 3 giri, taglio e franco il filo, perché adesso io prendo la spallina che ho realizzato con i 4 giri, quindi con i 2 aumenti, realizzo le catenelle che mi servono, nel mio caso sono 34 quelle che mi servono, quindi adesso lavoriamo su un campione, comunque devono essere sempre di maglie pari perché le maglie che io vado a lavorare sono multiplo di 2. Facciamo un esempio, faccio delle catenelle pari, quindi ho la mia spallina qui dove ho realizzato i miei 4 giri di lavoro, quindi 1 e 2 aumenti nel secondo e nel quarto giro di lavoro. Faccio le catenelle che mi servono, nel mio caso 34, prendo l'altra spallina dove ho lavorato soltanto i 3 giri, va bene, il terzo giro è quello che ho lavorato senza fare aumenti,
e tenendo le mie spalline in questo modo, quindi con la parte diritta all'esterno e la parte degli aumenti verso l'interno, filo sull'uncinetto, vado nell'ultima maglia qui della puntina e vado a realizzare il quarto giro che ho fatto da questa parte, lo realizzo ora nell'altra spallina. E quindi, siccome finivo il giro con una maglia bassa, ora vado a fare una maglia alta, una maglia bassa all'interno sempre della stessa maglia e una maglia alta. Quindi il quarto giro nell'altra spallina lo realizzo dopo che ho fatto la catenella e riprendo la lavorazione a maglie alternate, quindi maglia bassa, maglia alta, maglia bassa e maglia alta fino alla fine del mio giro. Ho quindi collegato così la parte del dietro che sta dietro al collo. Queste sono le spalline e questa è la parte che va a cingere dietro il collo. Terminato quindi il giro di lavorazione e termino qui con una maglia bassa, nel mio caso faccio 2 catenelle che corrispondono a una maglia alta, e quindi non nella maglia qui di base ma sotto dove ho la maglia bassa, dove ho la maglia alta, scusate, quindi nella seconda vado a lavorare la maglia bassa e riprendo la lavorazione sulle maglie sottostanti alternate, dove ho la maglia alta faccio la maglia bassa e dove in questo caso la maglia bassa faccio la maglia alta. Naturalmente devono essere sempre alternate, fintanto che non arrivo al centro, alla fine della spallina dove ho le catenelle, e continuo a lavorare a maglie alterne naturalmente. Ecco, qui io ho la mia catenella, fate attenzione che sia posizionata nel modo giusto e andiamo a lavorare le nostre maglie che abbiamo montato alternate, facendo attenzione naturalmente che ci sia poi la corrispondenza dall'altra parte e l'alternanza sempre delle stesse maglie, mi raccomando. Dopodiché potete proseguire la lavorazione con giri di andata e di ritorno con il punto fantasia, per lavorare tanti centimetri quanti ve ne serviranno per arrivare al punto dove inizierete a fare gli aumenti dello scalfo del braccio, e quindi andrete anche a sovrapporre il pannello del dietro con il pannello dei laterali, degli anteriori che avete fatto. All'incirca qui dal punto alto della spalla sono 19 centimetri. Ok, e qui circa, quindi dal punto dietro al collo ho lavorato per 15-16 centimetri questo altro pezzettino con giri di andata e di ritorno. Qui farete soltanto i 2 aumenti che vi ho fatto vedere, come per gli anteriori, tali e quali, quindi un aumento, poi un giro normale e un aumento, per poi scendere e lavorare dritto per la lunghezza appunto desiderata. Ora andiamo a vedere come fare le cuciture in velocità sovrapponendo i pannelli e poi la lavorazione delle maniche. Naturalmente mettete le due parti, le parti interne della lavorazione, questa e questa qui, saranno a contatto, perché dove andrete a fare la cucitura praticamente avrete il dietro del lavoro. Andremo dapprima a cucire le spalline, poi andremo a cucire il laterale, facendo attenzione però che in uno dei 2 laterali io dovrò lasciare un forellino per poi far passare, quindi semplicemente sovrapponete, dopo aver nascosto le vostre codine, i lati da cucire e procedete con delle cuciture morbide. Io adesso devo ancora nascondere le codine, lo farò dopo, e procedete comunque con delle cuciture belle morbide e regolari, prendendo le maglie, queste qui più esterno, a contatto fra di loro, vedete? Quindi mi raccomando,
Per realizzare la circonferenza della manica io ho scontornato tutta la circonferenza con 65 maglie basse, vedete? Le ho distribuite, ovviamente contate le maglie basse che fate nella prima metà e fate in modo di averne altrettante per l'altra metà e quindi di distribuirle in modo uniforme. Io ne ho fatte 65 e ho cercato anche di restringere leggermente l'apertura della mia manica, in quanto per il tipo di filato utilizzato nella vestibilità poi nell'indosso cede un pochino e quindi ho cercato un pochino di restringere. Il multiplo del punto fantasia che andiamo a realizzare adesso è un semplice punto ad archetti che è multiplo di 4 più 1. E quindi tenete eventualmente nota per la vostra circonferenza per la distribuzione delle maglie. Chiudo il giro di maglie basse che ho effettuato con una maglia bassissima, quindi mi alzo con una catenella e realizzo nella stessa maglia di base una maglia bassa. Realizzo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta realizzo una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta realizzo una maglia bassa. Procedo per tutta la circonferenza in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta una maglia bassa. Nel mio caso ho realizzato 16 archetti. L'ultimo archetto lo vado a chiudere chiudendo il giro con una maglia bassissima sulla prima maglia di base lavorata. Mi sposto con delle maglie bassissime al centro dell'archetto successivo, quindi nella terza catenella che sta al centro del lavoro. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto di base e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, metto un marker nella maglia bassa che ho appena creato, vado nell'archetto successivo e quando ho realizzato le ultime 5 catenelle del giro che formeranno l'ultimo archetto vado a togliere il marker che ho messo per segnare il primo punto del giro, chiudo con una maglia bassissima. E come abbiamo visto prima ci si sposta al centro dell'archetto successivo con delle maglie bassissime e si riparte con una catenella, si realizza la maglia bassa, si fissa il marker e si riparte con la lavorazione dei nostri archetti. Quindi lavoriamo il nostro punto rete. Quindi mi trovo all'ultimo giro, quello in cui realizzo e stringo la mia manica effettuando le catenelle da 2 archetti. Quindi ho realizzato i 28 giri con il punto rete da 5 catenelle per archetto, poi ho realizzato un punto con 4 catenelle per archetto e poi ho realizzato un giro con 3 e adesso l'ultimo giro con 2 catenelle di separazione per archetto. Arrivo al mio marker, quindi chiudo con una maglia bassissima il mio giro. E che cosa faccio? Scontorno la lavorazione, la circonferenza della manica realizzando un giro tutte a maglie bassissime lavorate in costa dietro e quindi vado a lavorare nella circonferenza 4 giri di maglie bassissime che vado a realizzare prendendo la maglia soltanto nella costina qui dietro, anche nei giri successivi, sempre lavorando circolarmente in questo modo. Quindi vado a realizzare un bordino di rifinitura.
Vedete, prendo la maglia solo nella costa dietro e porto fuori il filo. Il risultato che voi ottenete, lo faccio vedere per l'altra manica, è questo bordino che mi va a rifinire la circonferenza. E quando vi avvicinate al marker lo togliete e continuate con un secondo giro a maglie bassissime, sempre lavorate nella costina dietro. Magari vi riposizionate il marker, che così vi ricordate che questo è il secondo giro, e procedete lavorando 4 giri a maglie bassissime, lavorando soltanto la costina posteriore. Vediamo come realizzare i laccetti, che sono realizzati davvero in modo molto semplice con delle maglie bassissime. Questa lavorazione dà un cordino che è molto bello sostenuto, molto ben lavorato, diventa morbido, come vedete, molto morbido, ed è un cordino bello resistente, fatto di maglie bassissime lavorate con giri di andata e di ritorno nella costina dietro. Questo, vedete, è il mio scaldacuore, e come vedete qui ho lasciato circa un'apertura di 1 centimetro, mezzo centimetro, giusto appunto allo spazio necessario per far passare il cordino. E poi andrò a chiudere con quest'altra parte, dove io nella sommità, cioè nella fine appunto della diagonale di aumenti, vado ad applicare un altro cordino e poi farò passare per l'indosso il cordino qui dietro. Questo lo porto così, e poi io questo cordino lo passo, allora questo è che è quello da questa parte, lo faccio passare dietro. Questo che è uscito da qui lo faccio passare anche questo dietro, quindi tutti e due li incrocio dietro alla vita, e poi li allaccerò così, in questo modo, nel fianco. Per i cordini, allora, andiamo a realizzarne uno agganciandoci alla diagonale alla fine delle diminuzioni che io ho lavorato, e per l'altro lo stesso, ci agganciamo sempre qui e andiamo a costruirlo sempre alla fine della riga della diagonale. Quindi io che cosa ho fatto? Mi sono agganciata con un nuovo filo qui, ho creato una catenella che ho misurato di 90 centimetri, e sono tornata indietro a lavorare la catenella con delle maglie bassissime, e poi ho lavorato a maglie bassissime in costa dietro per 3 giri, quindi di andata e di ritorno. Vediamo un attimo assieme, vi faccio l'esempio e vi faccio vedere come ho fatto. Voi vi agganciate con il filo qui, praticamente alla fine della diagonale. Io ve lo faccio vedere come campionatura, come esempio, in un altro punto della maglia. Quindi supponiamo di trovarci in questo punto esattamente e di puntare l'uncinetto qui. Io ve lo faccio vedere perché l'ho già realizzato in un altro angolino della maglia. Prendo il mio filo, lo porto fuori, faccio una soletta e realizzo in modo abbastanza morbido 90 centimetri di catenelle. Facciamo finta di aver realizzato i nostri 90 centimetri di catenelle, salto l'ultima catenella che ho lavorato e nella seconda, in quella successiva, inizio a lavorare, quindi nella maglia questa esterna inizio a lavorare a maglie bassissime.
per tutta la mia catenella. Una volta che sono arrivata alla maglia, al tessuto della maglia, che cosa faccio? E che ho lavorato appunto l'ultima catenella disponibile, entro nella maglia nel bordo, faccio una maglia bassissima, mi sposto nuovamente di lato e realizzo una maglia bassissima, giro il mio lavoro, salto naturalmente queste due maglie bassissime che ho appena lavorato e riprendo dalla terza maglia la lavorazione a maglie bassissime, lavorando nella costina dietro. Quindi fate attenzione di visualizzare bene la riga che avete lavorato, la riga di base che avete lavorato nel giro precedente, perché adesso dovete, girando, la riga è questa, quindi tenetela fra il pollice e l'indice, fate attenzione perché è facile che la riga si giri, e la riga che dovete lavorare è questa, quindi la base che dovete lavorare è questa, e dovete andare a prendere soltanto la costina esterna della maglia, quindi questa è un po', diciamo, sembra un po' difficile all'inizio, ci dovete prendere un pochino la mano, quindi questa costina esterna, lavorando in modo morbido per non tirare il lavoro, altrimenti le maglie si chiudono e non riuscite a lavorare. Quindi tra pollice e indice, mi raccomando, tenetevi in evidenza la base delle maglie da lavorare e prendete soltanto la costina esterna. Mi raccomando, fate attenzione di lavorare bene fino all'ultima maglia, che molto spesso l'ultima maglia si nasconde, e poi realizzate una catenella, girate il vostro lavoro, visualizzate sempre la riga di maglie che avete lavorato e partendo dalla seconda maglia, lavorando nella costina esterna, ripartite la lavorazione a maglie bassissime, quindi lavorando la maglia soltanto nella costa dietro. In questo modo lavorate 3 giri di maglie bassissime con giri di andata e di ritorno per ottenere il bordino che andrà appunto a cingere i vostri fianchi per la chiusura. Anche per oggi il nostro video tutorial è terminato. Spero che il progetto sia di vostro gradimento e che lo troviate divertente e stimolante da realizzare. Vedrete che nell'indosso sarà molto confortevole perché il filato è molto fresco e molto morbido e decisamente anche molto leggero, perché con questa manica traforata vedo e non vedo avrete comunque freschezza nell'indosso alle braccia, perciò il capo non appesantirà, anche se comunque si tratta di un incrociatino, ma davvero appunto come avete visto è corto e ha questa forma diciamo a V che è molto fresca e il colore appunto scelto è davvero molto molto bello e brillante, e qui appunto potete giocare a sbizzarrirvi realizzando una lavorazione un po' più sobria e raffinata, utilizzando magari dei colori più chiari, più tenui, avorio, o un pochino più energica con dei colori estivi più brillanti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi mando un grande abbraccio. Arrivederci, a presto, ciao!